Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. In questo video ci occupiamo di vocabolario, in particolare vocabolario dei mezzi di trasporto. Ma prima che chiudiate questo video perché pensate ma io conosco tutti i mezzi di trasporto, li ho studiati quando ero ancora un principiante, la nave, l'aereo, il treno, la macchina, il motore. No. Oggi andiamo veramente nel dettaglio e sono sicura che non conoscete una buona parte delle parole che stiamo per vedere. Scommettiamo? Ho deciso di suddividere i mezzi di trasporto che vi presenterò in questo video per categorie, in base a dove e come vengono utilizzati. Cominciamo subito per quelli da strada, quelli da città. Ovviamente tutti voi conoscerete l'auto, detta anche la macchina, un veicolo con 4 ruote utilizzato per il trasporto di piccole merci e di persone. Ma ovviamente c'è molto altro. Per esempio, abbiamo l'auto da corsa, che è sì una macchina, ma di un modello sportivo, generalmente utilizzato nelle gare, nelle competizioni di velocità. Ancora c'è l'auto d'epoca, un'auto di vecchia generazione che, proprio per via del fatto che risale a molti anni prima, ha raggiunto un certo valore da collezione. L'autobus, che è il mezzo di trasporto pubblico di passeggeri su ruote. Qualche volta si sente anche la parola corriera, che indica un po' la stessa cosa, ma il veicolo è leggermente più piccolo. L'autobus può anche essere a 2 piani, come quello che si trova a Londra, per esempio. Poi abbiamo il camion o autocarro, che è un veicolo molto grande utilizzato per il trasporto di merci ed è un veicolo automatico che quindi si muove da solo, a differenza dei rimorchi o semirimorchi che hanno invece bisogno di essere trainati. Oltre ai camion utilizzati per il trasporto delle merci, ci sono anche altre 2 diverse tipologie di camion: il camion dei pompieri e il camion dei rifiuti. Poi abbiamo il camper, che è un veicolo che diventa quasi una casa, perché è un veicolo allestito per il soggiorno dei suoi passeggeri. Coupé, una macchina dal design sportivo a 2 porte. Decappottabile o cabriolet o cabrio, che è una macchina con il tettuccio apribile, pieghevole in tela oppure retroattivabile, in metallo o plastica. Il fuoristrada o SUV, e come dice la parola stessa, questa è una macchina un po' più grande che va benissimo quando deve camminare sulla strada, ma è perfetta anche fuori dalla strada, quindi in contesti un po' più estremi, su strade con scarsa aderenza o in forte pendenza, su fondi accidentati e così via. Adesso dobbiamo fare un'importante distinzione che confonde molti dei miei studenti tra il furgone e il furgoncino, detto anche van o camioncino. Il furgoncino non è altro che un'automobile un po' più grande, più larga, nella quale nella zona dietro ai sedili anteriori non ci sono i sedili posteriori, ma c'è uno spazio destinato al trasporto delle merci, non troppo grandi. Il furgone invece
È in un certo senso a metà strada tra un furgoncino e un camion. È un veicolo che trasporta merci, certamente, ma a differenza del camion, la cabina è incorporata in tutta la carrozzeria. La limousine. Una macchina molto allungata con una separazione tra l'autista e i passeggeri, e questa lunga estensione consente di avere un grande comfort per i passeggeri. Macchinina o microcar, che è una macchina ma dalle dimensioni molto ridotte e anche dalla potenza molto ridotta, che si può guidare a partire dai 14 anni, quindi anche prima di avere la patente a tutti gli effetti. Il pick-up, già, con la parola inglese. E per pick-up intendiamo un veicolo che ha i sedili davanti e poi nella parte posteriore, al posto del classico bagagliaio, ha un cassone, quindi aperto, in cui si possono mettere delle merci per il trasporto, ma appunto non è coperto e non è accessibile dalla cabina, non è accessibile direttamente dalla cabina. Per prendere qualcosa che si trova nel cassone bisogna necessariamente scendere e uscire. Pullman, che viene spesso confuso con autobus o corriera, ma in teoria il pullman è un po' più organizzato rispetto all'autobus e alla corriera, che sono generalmente cittadini che collegano città vicine nella stessa regione. Invece il pullman, che qualche volta ha addirittura una toilette, un bagno, è generalmente indicato per i viaggi a lunga percorrenza. Il pulmino, invece, è un pullman ma di dimensioni ridotte, quindi tra una automobile e un pullman a tutti gli effetti, con un conducente e generalmente fino a un massimo di 9-10 passeggeri. È perfetto per le gite, è perfetto per fare degli spostamenti con gruppi limitati. Il quad, che è un veicolo a 4 ruote, tra un motore e una macchina, una minicar, perfetto per quelle aree che non sono davvero molto lisce, ma in realtà funziona bene anche sull'asfalto. Passiamo alle attrezzature da cantiere, da lavoro. Auto betoniera, che è un camion con un serbatoio rotante che viene generalmente utilizzato per lo scarico automatico del calcestruzzo. Autogru, un automezzo pesante utilizzato generalmente per il movimento dei materiali. Camion cisterna, che è un camion con una cisterna, utilizzata per i carburanti o per l'acqua. Escavatore, macchina utilizzata generalmente per il movimento della terra. Rullo compressore, macchina che compatta terreni sciolti o l'asfalto. Ruspa. La ruspa è una macchina utilizzata in campagna per il movimento della terra, composta da un rimorchio trainato da un trattore, che invece è quel mezzo utilizzato in agricoltura per trainare un rimorchio o agganciare delle attrezzature specifiche per i lavori agricoli. Passiamo ora ai mezzi di trasporto aerei. E no, non c'è solo l'aereo. C'è anche per esempio l'aliante, che è simile all'aereo ma senza motore. Il biplano, che è un aeroplano composto da 2 ali sovrapposte fra di loro parallele. Il deltaplano, che è un mezzo aereo ma utilizzato generalmente per le attività sportive.
È composto da un'unica ala, generalmente in tessuti sintetici, e il pilota, l'unico pilota, si aggancia nell'imbracatura nella parte inferiore dell'ala. Elicottero. L'elicottero è un mezzo per il trasporto aereo che funziona con le eliche, appunto. È generalmente utilizzato per il trasporto di persone per motivi civili o anche militari. Le sue eliche sono sempre ad asse verticale e questo gli consente di rimanere fermo in volo o anche di spostarsi a destra e sinistra, all'indietro o in avanti. L'idrovolante, che è un veicolo utilizzato soprattutto per fare decolli e atterraggi, che in realtà sono ammarraggi, su acqua. Il jet, che è un aereo con motore a reazione, usato moltissimo nei contesti militari. La mongolfiera, che è un aeromobile che per sollevarsi da terra, per avere una spinta verso l'alto, utilizza l'aria calda. Il paracadute, attrezzatura che consente la libera caduta sicura e controllata da grandi altezze di persone o anche oggetti. Passiamo invece ai mezzi di trasporto marini che hanno a che fare con l'acqua. E qui ovviamente tutti conoscono la barca e la nave. Ma non è tutto. L'aeroscafo o overcraft che agisce grazie a una o più eliche. La barca a vela che sfrutta il vento per muoversi, anche se per sicurezza ha comunque un motore. La canoa che per muoversi ha bisogno di una pagaia che a differenza dei remi non è attaccata all'imbarcazione. Chiatta o barcone o anche zattera, che è un rettangolo, un tempo in legno ma attualmente anche in metallo, che serve per lo spostamento e generalmente non ha un motore, qualche volta ha una vela. Il galeone, e cioè un veliero, un'imbarcazione da guerra, utilizzato per affrontare la navigazione oceanica tra XVI e XVII secolo. Il gommone, che serve sicuramente per trasporti molto rapidi, molto veloci, e ha generalmente delle valvole che servono per gonfiarlo e sgonfiarlo. Questa è la caratteristica del gommone, viene gonfiato. La gondola, imbarcazione unica che si trova esclusivamente a Venezia, utilizzata per il trasporto di persone o eventualmente anche per altri servizi, altri utilizzi molto culturali, e è generalmente nera con le estremità molto lavorate, molto alte e decorate. Kayak, che nel principio è molto simile alla canoa tradizionale. La differenza è che nel kayak si utilizza una pagaia a doppia pala, mentre nella canoa si utilizza una pagaia con una sola pala. La moto d'acqua o jet ski, che è un mezzo di trasporto acquatico che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d'acqua, che generalmente può trasportare una ma anche due persone. Un motoscafo, che è una più grande imbarcazione sempre con un motore a combustione interna. Il peschereccio, un'imbarcazione che, come dice la parola stessa, viene utilizzata per catturare i pesci per la vendita. La petroliera, una nave cisterna utilizzata per il trasporto di petrolio e simili. Sottomarino, un mezzo navale utilizzato soprattutto in immersione per spostarsi sott'acqua. Il traghetto, e cioè quell'imbarcazione che generalmente fa sempre la stessa tratta da una costa all'altra per una distanza non troppo grande e offre quindi un servizio ripetuto, pubblico. È un po' come un autobus del mare. Lo yacht, che è una imbarcazione
di dimensioni variabili ma sempre caratterizzata da alloggi molto eleganti e lussuosi. Passiamo adesso a cicli e motocicli. E qui troviamo sicuramente l'Ape, che è una sorta di pick-up. La differenza però è che ha 3 ruote, è generalmente molto più piccolo e fa un rumore un po' fastidioso che ricorda proprio l'animale, l'ape, ma comunque un cassone aperto, non collegato con la cabina, come un pick-up. Tra cicli e motocicli ci sono ovviamente la bicicletta e la motocicletta, detta anche il motore, che tutti conosciamo. Attenzione però a non confondere il motore o la motocicletta con il motorino, il cinquantino, il ciclomotore, che è sempre un veicolo a 2 ruote, proprio come la motocicletta, ma ha una potenza molto bassa, così come anche la sua cilindrata. Poi abbiamo il carro, un mezzo di trasporto trainato da animali e utilizzato per il trasporto delle merci. La carrozza, invece, è sempre un mezzo di trasporto trainato dagli animali, ma la differenza è che è utilizzata per il trasporto di persone. Nel passato era l'unico veicolo a disposizione, oggi è piuttosto una cosa molto particolare, utilizzata per scopi turistici generalmente. Attenzione a non confondere la carrozza con la carrozzina, che invece è il mezzo di trasporto per i neonati, per i bebè. Poi abbiamo una cosa molto contemporanea, l'overboard, uno skateboard elettrico autobilanciato con o senza manubrio. Abbiamo anche il monociclo con una sola ruota, che qualche volta funziona soltanto con il corpo umano, qualche volta invece anche con un motore. Il monopattino, un veicolo con 2 ruote e anche un manubrio che generalmente viene attivato con il movimento della gamba, perché c'è una gamba che si mette su e l'altra che si muove. Ma ultimamente ne esistono tantissimi elettrici. Tra i cicli e motocicli troviamo anche la sedia a rotelle, che è un dispositivo mobile a 2 ruote, che non è altro che una sedia che si sposta su 2 ruote generalmente, e questa viene utilizzata da chi trova difficoltoso o non può camminare a causa di malattie, infortuni, disabilità. Lo skateboard, una tavola costituita da 4 ruote che si muove grazie al movimento delle gambe. Il triciclo, un veicolo con 3 ruote, generalmente di piccole dimensioni, utilizzato come gioco dai bambini. E infine ci occupiamo dei mezzi di trasporto in montagna. La funivia è sicuramente il mezzo più tipico della montagna perché consente di spostarsi su dislivelli in pochissimo tempo. Poi c'è anche la motoslitta, che è un mezzo di trasporto terrestre a trazione meccanica, che utilizza sci nella parte anteriore per muoversi sulla neve. E poi c'è la tradizionale slitta con la sua variante più piccola, lo slittino. Veicoli che al posto delle ruote che girano hanno dei pattini che scivolano e per questo sono indicati soprattutto per spostarsi sulla neve o sul ghiaccio. Molto caratteristici della neve e della montagna perché ricordiamo la slitta è il mezzo di Babbo Natale. Bene, questo era proprio tutto quello che avevo da dirvi riguardo i veicoli e gli autoveicoli, i motoveicoli e quant'altro. Adesso dovete dirmi nei commenti se conoscevate tutte queste parole e dovete essere sinceri, scrivetemelo nei commenti. Se avete voglia di imparare anche altre parole, allora vi consiglio di guardare il video dedicato ai verbi della cucina. Chi non ama preparare un buon piatto italiano? Ebbene, per leggere le ricette è necessario conoscere
questi verbi. E ho realizzato un video perfetto proprio per questo argomento. Come sempre lo trovate in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, non dimenticate di passare dal nostro sito learnamo.com. E non dimenticate anche di seguirci su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest e su TikTok per tutti gli altri contenuti esclusivi. Noi invece ci rivedremo prestissimo con un nuovo video. Ciao ciao!